e abbiamo... ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Incredibile ma vero, dopo oltre 4 mesi di attesa, il nuovo Absan Zino Mini Pro è finalmente qui, nelle mie mani. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e dopo un'attesa davvero estenuante, ormai non ci speravo nemmeno più, l'Absan Zino Mini Pro è arrivato. Si tratta di un nuovo drone sotto i 250 grammi, potenzialmente molto interessante e competitor diretto del DJI Mavic Mini e DJI Mini 2, ne condivide anche il prezzo in quanto al momento è impossibile trovarlo a meno di 500 euro. Comunque vi lascerò link e coupon qui sotto in descrizione video sul mio canale Telegram, quindi sono davvero molto curioso di scoprire insieme a voi cosa ha da offrire questo drone. Iniziamo? E inizierei proprio con l'unboxing e analisi tecnica. Iniziamo aprendo la confezione, magari qui dentro ci aspetta un bel mattone oppure 50 euro, magari una felpa per favorire una recensione positiva, speriamo di no ovviamente. No, eccolo qui, Zino Mini Pro. Ok, almeno il drone ce l'abbiamo. C'è anche... no ragazzi, io quando ho detto la felpa stavo scherzando, ma a quanto pare hanno davvero inserito una piccola felpa. Sì, è impermeabile per volare, idea simpatica, forse per scusarsi del ritardo. Regali a parte che poco ci interessano, andiamo a vedere il drone in sé, che sembra essere confezionato decisamente bene se consideriamo gli standard dell'azienda cinese. Zino Mini Pro, immagine del drone chiuso in quanto i bracci sono pieghevoli, radiocomando, 249 grammi, è una sorta di pubblicità. Procediamo allo spellicolamento. Chissà se troveremo una borsa ad attenderci. Questa è la versione base da 64 GB, in quanto l'Absan Zino Mini Pro ha la memoria integrata. Ok, allora nessuna borsa da attenderci purtroppo, però il drone in sé è impacchettato bene, in modo non molto dissimile dai vecchi prodotti della Absan. Andiamo a vedere prima gli accessori. C'è un pezzo di plastica, in realtà questo andrà posizionato nella parte inferiore del drone dove ci sono i sensori VPU, sonar eccetera eccetera, per proteggerlo e dissipare meglio il calore, dice Absan, ma essendo di plastica non capisco come possa dissipare il calore. Vabbè, perché non inserirlo subito? Questo non lo so, sembra tanto un pezzo buttato un po' lì. Questo è il radiocomando che non sembra dal video, ma come dimensioni è davvero generoso, ha un buon grip, abbastanza ergonomico, non ha parti gommate, quindi potrebbe scivolare se non state attenti. Ecco, queste parti qui avrebbero potuto gommarne un po', invece niente da fare. Abbiamo la doppia antenna, reale anche quella di destra fortunatamente, tasto per scattare foto, tasto per registrare video, tasto funzione, rotella per inclinare il gimbal. Nella parte inferiore abbiamo il cassettino in cui andare a posizionare lo smartphone per l'FPV e i due stick di controllo un po' nascosti qui dentro, davvero piccolini. Gli stick di controllo sono curiosamente minuscoli, piccolissimi sotto la media. Diciamo che non sono comodissimi da impugnare, però una volta trovati offrono una buona resistenza, quindi sembrerebbero abbastanza precisi. Troviamo nella parte frontale il tasto per il ritorno a casa automatico, lo switch della modalità di volo, normal, lenta e sport, e infine il tasto di accensione. Radiocomando che almeno esteticamente ricorda molto da vicino quello del primo DJI Mavic Mini e del DJI Mavic Pro, anche se i materiali sono più cheap e scadenti. Proseguendo l'unboxing troviamo il manuale di istruzioni, ce ne sono due, uno in cinese, uno in inglese, dove troveremo ovviamente il QR code per scaricare l'applicazione iOS e Android, oltre a delle informazioni utili. Vi consiglio di leggerlo in quanto i sensori anticollisione di questo drone vanno calibrati manualmente prima di volare, o almeno questo è quello che ho visto in rete. Un cavo USB
micro USB, il solito cacciavite per avvitare e svitare le eliche. Diciamo che non è un difetto questo, anche i DJI hanno questo sistema, però mi aspetto un sistema a sgancio rapido per le eliche dei nostri droni. 4 eliche di ricambio, attenzione, sono 2 paia di eliche, 4 totali, i soliti 3 cavetti per connettere il radiocomando allo smartphone, USB Type-C, micro USB e Lightning, un altro cavo USB micro USB, non vedo nessun Type-C purtroppo, altri 2 stick di ricambio per il radiocomando e questa basetta strana. Da una parte abbiamo l'ingresso USB, dall'altro lato invece abbiamo dei pin spogli. E questo è tutto per quanto riguarda gli accessori e passiamo ora al drone vero e proprio. Eccolo qui, guardate quanto è piccolo. Hubsan Zino Mini Pro DJI Mini 2. Traete voi le conclusioni. Esteticamente questi due droni si somigliano davvero tanto, ma tanto. La differenza più evidente è che sull'Hubsan Zino Mini Pro troviamo dei sensori anticollisione posti nella parte frontale e anche nella parte posteriore. Motori ovviamente brushless, all'interno del drone troviamo il GPS più GLONASS e garantisce fino a 40 minuti di autonomia. Questa è una delle feature più importanti. Noto che i braccini non offrono molta resistenza durante l'apertura, specialmente se confrontati con quelli del DJI Mini 2. Sentite anche il rumore. Non voglio configurarlo come difetto, ma speriamo che a furia di aprirlo e chiuderlo non vada ad indebolirsi ulteriormente la struttura. Purtroppo le plastiche sono sempre molto economiche e cheap in stile Hubsan. È molto massiccia la parte inferiore dove troviamo i vari sensori, una piccola cam più V+, insomma non manca davvero nulla. Non riesco a capire perché questo adesivo, non so se mette a fuoco, ci invita a non inserire delle memorie, se il mio inglese non è così pessimo. Eppure qui sembrerebbe esserci proprio un ingresso per micro SD. Non capisco questa cosa, amici. Magari datemi voi altre informazioni se sapete qualcosa in più di me. Ovviamente per risparmiare peso la placchetta inferiore è totalmente in plastica, non è presente nemmeno nessuna ventola interna per la dissipazione attiva del calore, quindi state molto attenti quando volate con caldo molto forte. Inseriamo quest'ulteriore supporto in plastica che non è nemmeno così facile da inserire perché bisogna far aderire bene e il fissaggio non sembrerebbe essere nemmeno poi così sicuro, ma vabbè, non mi spiego molto questa scelta. Boh, non sono un ingegnere, però non riesco proprio a capire, amici. Continuiamo a perlustrare il drone. Notiamo che i motori non hanno nessuna protezione nella parte inferiore, ci sono delle viti a vista, invece questo è il DJI Mini 2 che come vedete ha della gomma piuma a protezione della parte inferiore dei motori, quindi per quanto riguarda la qualità costruttiva siamo davvero su un altro pianeta per quanto riguarda DJI, nonostante il prezzo sia praticamente lo stesso. Vabbè, nella parte frontale troviamo il gimbal più cam 4K 30 fps stabilizzata su 3 assi meccanici, sulla carta molto interessante. Per quanto riguarda il gimbal ovviamente sarà tutta da scoprire la sua qualità in volo. Io ho una brutta esperienza con l'Hubsan Zero 2 che aveva dei tremoli strani, speriamo che questo non abbia gli stessi problemi. Anche in questo caso comunque la qualità delle plastiche è abbastanza economica. Sulla parte sinistra del drone troviamo un QR code appiccicato un po' alla così come viene. Sulla parte destra troviamo la scritta 249 grammi. Sulla parte alta abbiamo ovviamente il logo Hubsan. Invece nella parte, aspettate ragazzi, perché ho notato che allora il sigillo che dovrebbe preservare la garanzia su quella piccola vite è mezzo aperto e io non ho fatto davvero nulla. Nella parte posteriore comunque abbiamo un ingresso micro USB, penso per il trasferimento dati, e la batteria posta qui dietro con 4 LED di carica, di cui 3
sono attualmente accesi in quanto la batteria penso sia in uno stato di storage. Andiamo a vedere la batteria, che è incastrata davvero molto bene. Questo è l'interno del posteriore del drone e questa invece è la piccola batteria che monta l'Absan Zino Mini Pro, una 7.2 volt da 3000 mAh. Ma ora è il momento più importante di questa analisi tecnica, ovvero andare a pesare il drone sulla nostra bilancia. L'Absan Zino Mini Pro a pieno carico pesa esattamente 254 grammi, quindi penso che questa cosa inferiore, guardate, se è già staccata, vada rimossa prima di volare. Ok, e abbiamo ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. 250.1 grammi. Resettiamo un attimo la bilancia e riproviamo a pesare. Sì, il peso è sempre questo qui, 250.1.2 grammi. Quindi tecnicamente non siamo nemmeno sotto i 250 grammi. Ok, ovviamente non ci saranno ispettori col bilancino che ci andranno a contestare, credo, quei 0.2 grammi in più, però non so, anche dando un errore della mia bilancia che non credo è abbastanza precisa, non mi aspettavo questo risultato. Ma vabbè, proviamo ad accendere il DJI Mini 2, vediamo se almeno funziona. Ok, perfetto. Al centro del display troviamo la modalità di volo attualmente attiva, atti, in quanto il GPS qui al chiuso non funziona. In alto troviamo lo stato di carica della batteria del radiocomando e del drone, i satelliti agganciati, la potenza del segnale radio, in basso abbiamo la distanza e l'altezza del drone, oltre alla sua velocità. Non lo so proprio, amici, sono davvero perplesso su questo Absan Zino Mini Pro, che tra l'altro è super bollente nella parte inferiore, nonostante sia spento, cioè è acceso il drone, ma i motori non girano, non funzionano, eppure è un piccolo fornetto. Tra un attimo andremo a misurare la sua temperatura. Lo sapete, io non ho peli sulla lingua, quando c'è da parlare bene di qualcosa ne parlo bene, quando c'è da parlarne male ne parlo male, ma in questo caso non ho parole, amici, perché la qualità costruttiva del drone è un po' quella che è, insomma, molto cheap nei materiali, mancano totalmente le rifiniture, quei dettagli come le coperture dei motori, la parte interna dei bracci che come vedete è totalmente spoglia, quindi è molto, molto spartano, ma diciamo che su questa cosa possiamo anche passarci sopra. Ma poi non ho ancora capito a che serve questo supporto, che se lo inseriamo il drone pesa più di 250 grammi, in realtà anche senza pesa 250.1, madonna, è davvero caldo. Poi abbiamo questo adesivo che ci dice di non inserire memorie nel drone, nonostante sia presente di fatto uno slot, e non credo di essere pazzo, micro SD. Insomma, mi manca davvero sostanza. Tra l'altro abbiamo un ingresso micro USB invece di un Type-C che ormai troviamo praticamente ovunque, e considerando che questo drone non supporta a quanto pare micro SD e i file dobbiamo trasferirli unicamente con il cavo, mi sarei aspettato un Type-C. Allora, l'Absan Zino Mini Pro nella sua parte più calda supera i 50 gradi. Insomma, è un piccolo fornetto che non so quanto possa reggere in volo per i 40 minuti di autonomia dichiarati. Lui arriva anche a 6 km di distanza in CE mode, non lo utilizzerei mai sotto il sole, il caldo estivo, perché rischia davvero di fondersi in volo. Quindi un drone lo prendo così, sperando di non ustionarmi, progettato un po' con i piedi, passatemi il termine. Non so quanto Absan possa metterci delle pezze sui suoi problemi con gli aggiornamenti software. Per quanto riguarda il radiocomando invece, per quanto sia grosso e pesante e cheap nei materiali, credo sia la parte migliore del pacchetto. È comunque abbastanza ben fatto e con un display molto molto luminoso. Quindi ragazzi, l'Absan Zino Mini Pro è quello che vedete, un drone che da un po' di vorrei ma non posso.
Ok, è vero che manca ancora la prova di volo che arriverà nei prossimi giorni, magari la cam ci sorprenderà per quanto riguarda la qualità di foto e video, anche se da quanto mi hanno detto dei colleghi, anzi saluto un nerd e mezzo e Stefano di Dronezzine, la cam non scatta in RAW almeno al momento e la qualità generale lascia un po' a desiderare, ma aspetto di provarlo con mano. Voglio provare anche l'Active Track con i sensori anticollisione, se funzionerà bene oppure no, scopriremo comunque nel prossimo video, ma ad oggi tra l'altro la cam si è inclinata tutta verso l'alto perché si è bloccata, anche con il radiocomando non si inclina più, è rimasta così, vabbè. Lo consiglierei per l'acquisto? Beh, per i 500 euro e passa che costa attualmente, io amici vi dico no. Aspettate prima di acquistarlo, perché si tratta di un drone davvero grezzo, non solo per quanto riguarda la qualità costruttiva, ma proprio a pelle, amici. Io ne ho provati tanti e la sensazione non è buonissima. Magari sarà come il primo Absanzino, che è migliorato tantissimo nel corso degli anni, oggi è un drone davvero molto valido, oppure, speriamo di no, se guardiamo la storia più recente del marchio cinese, Absan tra 2-3 mesi potrebbe lanciare il successore di questo Absanzino Mini Pro con qualche difetto corretto, come è successo con l'Absanzino 2, Absanzino 2 Pro, Absanzino 2 Pro Plus, Absanzino 2 Pro Plus Ultra, avete capito. Ok, e con la speranza di essere smentito da me stesso durante la prova di volo che effettuerò il prima possibile, io per ora ho concluso. Ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Absanzino Mini Pro. Trovate che le mie critiche siano eccessive? Lo trovate un buon drone? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, e per dubbi o domande, tra l'altro il drone si è spento per surriscaldamento, beh, vi invito a chiedere quello che volete qui sotto e vi risponderò al meglio delle mie possibilità. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E detto questo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! Thank you.